Salve a tutti, io sono Katiana e sono la Marketing Coordinator di Brainpool. In questa piccola lezione vedremo insieme come strutturare una strategia di social media marketing, ovviamente in maniera piuttosto breve e concisa, e allo stesso tempo cerchiamo di trovare anche insieme dei modi per poter comunicare al meglio la vostra impresa. Partiamo un attimo dalla base. Che cos'è il marketing? Il marketing fondamentalmente è una funzione aziendale che cerca di creare un valore tra l'impresa ovviamente e il territorio. Per valore in realtà si può intendere quello che fondamentalmente rende particolare la vostra azienda, quindi se parliamo di un'azienda agricola ovviamente il valore può essere quello che producete, quindi l'olio, una marmellata o prodotti che ovviamente vanno in questo caso appunto a mettere in relazione quello che è il territorio di appartenenza con quello che poi date e distribuite al consumatore finale. Il valore è un concetto, ma è fondamentalmente in questo caso il presupposto, quello che ci permette di entrare in contatto con il potenziale acquirente e che ci porta ovviamente a sviluppare una serie di concetti. Il primo fra tutti, per poter ovviamente far sì che questo valore sia promosso e sia arrivi quanto più facilmente possibile al nostro acquirente finale, il valore deve essere insomma, inserito all'interno di quella che è la posizione competitiva. Che cos'è la posizione competitiva? La posizione competitiva è quel luogo fondamentalmente, un luogo ovviamente metaforico, che vi consente di mettere proprio al centro, in questo caso l'azienda, distinguendola rispetto all'altro. Ad esempio, se io produco ciliegie, il valore competitivo con quella posizione competitiva è capire esattamente in quale settore io posso vendere le ciliegie. Se sappiamo già che la ciliegia è un prodotto venduto nei mercati ortofrutticoli o al mercato finale, per esempio vendere la ciliegia online potrebbe essere la posizione competitiva che ci consente di fare effettivamente valore. Un altro concetto che si può utilizzare per poter duplicare in questo caso il concetto di valore è senza dubbio la missione e la visione. La missione e la visione sono due concetti che fanno parte, diciamo, dell'azienda e che ci permettono di avere sempre in chiaro quello che vogliamo dire e raccontare ai nostri clienti. La missione è l'obiettivo fondamentalmente, quello che ci porta ad arrivare ad un percorso e ad arrivare a un traguardo finale. La visione è il modus, quindi quello che ci permette di dire ok, il mio prodotto è questo, la mia azienda è questa, fa questo e io da questo non posso mai prescindere. C'è tantissima coerenza, come potete vedere, in questo processo. Un altro elemento che va a favore, diciamo in questo caso, dello sviluppo del valore è la USP, ovvero la proposizione unica di vendita. Che cos'è? È fondamentalmente un messaggio che chiarisce subito quello che noi trasmettiamo e comunichiamo attraverso il nostro brand. Ad esempio, il caso della USP di Pescaria è un modo tutto nuovo di mangiare il pesce crudo e cotto. Quindi, come potete vedere, è un messaggio davvero semplicissimo, ma che ben chiarisce quello che in realtà voi volete vendere, quello che in realtà voi volete raggiungere a livello proprio di messaggio pubblicitario, ma anche di messaggio nei confronti del vostro acquirente. Un altro elemento che vi consiglio sempre di sviluppare all'interno del vostro brand, in questo caso, quindi una volta che avete sviluppato il nome, il logo, ovviamente quella che è l'immagine coordinata, è altresì importante il payoff, o in questo caso è il claim. Il payoff è il messaggio che è fondamentalmente un messaggio molto formale di 3-4 parole che accompagna in questo caso quello che è il logo. Ad esempio Pescaria appunto è pescatore in cucina. Perché? Perché Pescaria, come ben sappiamo, è un format di food che si propone panini e fondamentalmente piatti a base di mare che vengono consumati in maniera molto easy, molto informale. Pescatore in cucina riprende in questo caso il discorso che all'interno ovviamente della cucina di Pescaria ci sono delle persone che conoscono molto bene il prodotto ittico. Il claim invece è un messaggio con cui vogliamo lanciare fondamentalmente un qualcosa, vogliamo lanciare un'idea, vogliamo lanciare una comunicazione che ci permette di essere molto efficaci. Il claim può anche cambiare a seconda del contesto o della campagna, per esempio, che vogliamo creare. Un'altra importante è il payoff. Diciamo che c'è anche da dire che il payoff è quello che noi chiamiamo promessa di valore, ovvero il modo in cui noi cerchiamo di trasmettere un valore, di trasmettere quella che è un messaggio positivo e che cerchiamo di rispettare e di appunto promettere nei confronti dei nostri potenziali clienti. C'è un concetto, per meglio dire una parola, che cerca di esserci molto d'aiuto in questo caso. Nel momento in cui noi sappiamo per bene cos'è il valore, quello che dobbiamo fare ovviamente è comunicarlo. La comunicazione efficace fondamentalmente, per poter essere efficace, ha bisogno di un concetto che è la coerenza. La coerenza è quello che ovviamente ci permette di legare indissolubilmente quello che è la proposta di valore del brand a quello che ovviamente è il messaggio che vogliamo dare ai nostri potenziali acquirenti.
Ad esempio, io vendo delle ciliegie appunto online, so che queste ciliegie sono biologiche, locali, quindi in questo caso parliamo anche di un prodotto che si sposa molto bene con il legame territoriale e devo comunicarlo in maniera fresca e innovativa. Quindi in questo caso ciò che rende una comunicazione fondamentalmente efficace è appunto la coerenza, ovvero il modo in cui la comunichiamo. Potrei farvi tanti esempi, ma di sicuro a dimostrazione di come si va a strutturare una digital strategy, in questo caso efficace, c'è sicuramente il fatto di avere bene in mente cosa siete, avere bene in mente cosa volete comunicare e avere bene in mente il modo in cui volerlo fare. Sicuramente può essere utile avere una persona, in questo caso una risorsa, come volete chiamarla, che sia in grado di ovviamente alienarsi in questo caso da quello che è l'azienda, ma conoscerla a tal punto da potervi dare questo tipo di supporto. In caso questa risorsa non sia ovviamente inserita all'interno dell'asset aziendale, può essere molto utile sapere che comunque ciò che comunica meglio un brand siete in realtà anche voi stessi, perché nessuno meglio di voi stessi che ha costruito, ha creato l'azienda può sapere esattamente cosa fare. Ci sono sicuramente degli esempi ci sono sicuramente delle regole diciamo da tenere in considerazione che vedremo sicuramente tra poco, però prima è anche giusto insomma considerare che oltre alla coerenza e oltre alla percezione in questo caso che si può avere della stessa azienda, è molto importante capire anche a chi ci stiamo rivolgendo, ovvero il target, il potenziale cliente, quello che noi diciamo da un punto di vista di marketing chiamiamo personas. Nel momento in cui io creo un brand, sviluppo un prodotto, devo anche fare riferimento, devo anche pensare a chi sarebbe meglio questo prodotto. Ci sono tantissimi esempi di comunicazioni che sono state fallimentari semplicemente perché non hanno preso in considerazione la tipologia di prodotto e la tipologia di personas, quindi in sostanza ci sono tantissimi brand, tantissime aziende che hanno magari strutturato un prodotto ad altissima efficacia, però hanno tenuto conto meno di quello che appunto è la percezione del consumatore e di conseguenza non sono stati in grado di soddisfare i loro bisogni. Quello che voi dovete fare in questo caso è fare anche delle semplici indagini, possiamo anche chiamarle indagini di mercato, che ci aiutano a capire effettivamente qual è l'esigenza e qual è il bisogno del cliente. Se voi riuscite a capire qual è effettivamente il bisogno del cliente e siete in grado di relazionarvi con questo bisogno, avrete sicuramente ottenuto un importante vantaggio competitivo. Nel caso appunto delle ciliegie che vi facevo prima, vi parlo brevemente di questo brand, è un brand chiamato Cirase, un'azienda praticamente un marketplace che vende ciliegie online. Parliamo di produttori di ciliegie veri, insomma persone che hanno oggettivamente dei terreni qui a Conversano, qui in Puglia, e volevano vendere le loro ciliegie perché in esuberanza non soltanto ai mercati ortofrutticoli ma anche ad altre persone. Si sono rivolti a noi e noi abbiamo cercato di proporgli appunto una strategia che mettesse fondamentalmente le ciliegie all'interno di un contenitore unico, che in questo caso era il sito, e potesse venderle a più persone. Quando abbiamo pensato a questa strategia di digital marketing, abbiamo fondamentalmente tenuto in considerazione due cose, due aspetti. Il primo, la proposta di valore, la seconda, il target. Io come proposta di valore avevo sicuramente un prodotto biologico, un prodotto meraviglioso, un prodotto ottimo, però questo prodotto doveva arrivare alle giuste persone e quindi ho fatto un'analisi sul target. In questo caso il target poteva essere quello di non tanto signore o signori quanto di studenti, perché oggettivamente ci sono tantissimi studenti che vivono fuori sede, ad esempio un sacco di pugliesi che vivono a Milano e che volevano avere delle ciliegie fresche pugliesi senza pagarle un occhio della testa al supermercato come per esempio l'S Lunga. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato da zero un sito web con l'e-commerce, quindi con la possibilità di poter vendere online, e abbiamo venduto fondamentalmente delle ciliegie in pacchi da 3, 5 e 10 kg. Cosa è successo? È successo che abbiamo preso questa comunicazione, l'abbiamo sponsorizzata, quindi l'abbiamo promossa su target, su circostanze, su concetti diciamo geografici in cui sapevamo che vi era una grandissima affluenza di studenti pugliesi, ad esempio Milano, ad esempio Lombardia in generale, ma anche Emilia Romagna e Toscana, e anche le Marche, perché anche nelle Marche ci sono un sacco di studenti. E abbiamo spinto questo contenuto in loop, quindi praticamente, cioè l'hanno visto un sacco di persone e abbiamo notato un 150% di vendite in più rispetto insomma all'anno precedente, positivi e consci anche del fatto che la maggior parte dei clienti di Cirase fossero appunto gli studenti stessi. Quindi in questo caso abbiamo studiato per bene il target e questo studio ci ha permesso di arrivare in maniera molto efficace e molto diretta a fare cosa? A vendere le ciliegie.
Quindi questo sicuramente è, oltre alla coerenza, il target e la conoscenza del brand sono i primi 3 elementi che vi consigliamo in questo caso di tenere in considerazione per quanto riguarda la strutturazione di una strategia di marketing efficace. In questo momento fino ad ora abbiamo visto quelli che sono gli aspetti assolutamente basilari del marketing, quindi per ricapitolare i 3 concetti su cui voi dovete iniziare a sviluppare quella che poi è una strategia di marketing efficace sono sicuramente il valore, quindi la percezione totale di quella che è la vostra azienda e il vostro brand, la coerenza tra il vostro brand in questo caso e la comunicazione con tutto quello che farete e svilupperete in un secondo momento, e ovviamente il target. Questi sono i primi 3 elementi con cui poi andiamo a sviluppare una strategia di marketing efficace, sempre continuando quella che è un po' la base di questa lezione. Ci sono sicuramente le 4/5P di Kotler. E quali sono le 4P? Sono praticamente 4 valori che ci permettono di sviluppare quella che è una strategia di marketing. Il primo è il prezzo, quindi noi prendiamo un brand in questo caso, e la prima cosa che facciamo, oltre a scoprire il prodotto, quindi a capire esattamente cosa vogliamo vendere, la seconda cosa che facciamo è valutarne il prezzo, quindi ogni prodotto a seconda anche del mercato di riferimento, quindi il luogo, place, possiamo decidere che costo ha. La terza P, appunto, come dicevo, è il posto, quindi fondamentalmente il luogo all'interno del quale questo prodotto viene venduto, che può essere il supermercato, può essere il sito, può essere semplicemente un negozio. La quarta P è la promozione, quindi tutto quello che ci permette di promuovere al meglio un prodotto. Manca però la quinta, che non è stata, diciamo, inserita nelle 4P, ma che aggiungiamo noi, che sono le persone, people. Le persone sono ovviamente ciò che collega fondamentalmente questi 4 concetti e permettendoci di arrivare all'obiettivo. Quindi io ovviamente, se ho un prodotto, quello che voglio fare è promuoverlo affinché possa venderlo a qualcuno che sia ovviamente interessato a quello che faccio. Definiti anche questi aspetti, che comunque sono molto importanti, vediamo un attimo insieme quali sono gli step che ci permettono di costruire una digital strategy efficace. Allora, il primo step per poter costruire una digital strategy efficace è la brand reputation, ovvero tutto quello che ci permette di creare una proposizione di valore, creare quella che è la sua proposta unica di venta e creare quello che è oggettivamente la sua unicità, quindi capire oggettivamente come un prodotto può essere inglobato all'interno di un mercato e come questo prodotto può essere necessariamente venduto e può arrivare ovviamente a quello che è il consumatore finale. Il secondo step è il contenuto, una cosa assolutamente importante. Nel momento in cui io so perfettamente cosa voglio vendere, ho a mente il prodotto o anche fisicamente il prodotto, se ovviamente parliamo di un prodotto, quello che devo fare è far sì che questo prodotto comunichi qualcosa. Come posso comunicare? Posso comunicare di un prodotto attraverso una comunicazione ovviamente che sia meramente efficace. E come fa ad essere efficace? Lo fa se il contenuto, in questo caso che voi pubblicate, che può essere una fotografia, può essere un video, può essere semplicemente un articolo, ovviamente cerchiamo di andare sull'immagine o comunque sul video, sono dei contenuti che sono in grado di catturare da subito l'interesse delle persone, ovviamente spingerli poi a sapere di più. Immaginatevi che il contenuto viene creato, o comunque il contenuto deve essere creato seguendo 3 step fondamentali, che sono l'interesse, quindi io cerco di catturare l'attenzione delle persone, far sì che loro recepiscano quello che è il mio brand e siano interessati a quello che il brand fondamentalmente vuole comunicare. La considerazione, quindi cercare di portare le persone a interessarsi fondamentalmente sempre di più, in questo caso al prodotto, facendovi anche tante domande e magari facendo anche dei piccoli test sul prodotto. Terzo livello, l'azione, quindi io ho catturato l'attenzione delle persone, catturato il loro interesse a tal punto da spingerli a farmi più domande e li ho portati a comprare il prodotto. Se voi tenete a mente questa tipologia di contenuti, questa tipologia di livelli, sarete anche in grado appunto di sviluppare dei video, delle fotografie che saranno sempre più impattanti e saranno in grado di appunto catturare quella che è l'attenzione del nostro potenziale consumatore. Terzo aspetto sono i canali, la channel strategy, ovvero dove andiamo a comunicare il nostro brand. Possiamo scegliere se farlo solo su Facebook, solo su Instagram, solo su LinkedIn, questo dipende da in realtà quello che è il prodotto. Se ci immaginiamo di dover vendere un prodotto come una confettura o come l'olio, in questo caso ovviamente la channel strategy migliore è quella che si sviluppa su tutti i social, tra cui anche LinkedIn, ma anche su un sito web. E a proposito degli stessi social, ricordiamo che comunque Facebook è un social che ha un appeal estremamente più informale,
quindi io posso comunicare a tante persone attraverso immagini e contenuti interessanti. Instagram è forse il social un po' più completo, perché ci permette di andare a pubblicare dei contenuti sia attraverso la feed, quindi attraverso la griglia normale, che attraverso le stories. Infatti Instagram, a differenza di Facebook, ha questa parte di creazione delle stories che ci permettono di fare molto più storytelling rispetto a Facebook, quindi io posso usare anche le stories come dei canali di vendita separati e posso portare le persone a interessarsi, a far conoscere quello che in realtà io faccio attraverso un racconto quotidiano dell'azienda. Ad esempio, se io faccio un post con per esempio la confettura che viene spalmata sul pane, lo posso pubblicare sulla feed di Instagram, quindi sulla bacheca di Instagram, di Facebook. In realtà però posso usare le stories per poter far vedere come faccio la marmellata. Quindi, giusto per essere più chiara, le stories sono degli step, dei racconti piccolini che mi permettono di andare a raccontare qualcosa di più lungo, quindi la preparazione di un prodotto. Invece l'immagine che io posto su Instagram ha ovviamente una velocità, ha una fruizione estremamente veloce, estremamente leggera, di conseguenza non ha senso andare a pubblicare su Instagram come si produce un qualche tipo di prodotto, ma ha senso far vedere direttamente il prodotto finale. LinkedIn ha un approccio sicuramente più corporate, più istituzionale, ed è più che altro utilizzato per poter raccontare quello che l'azienda fa da un punto di vista di valore, appunto, nei confronti del territorio e nei confronti delle persone. E LinkedIn è tra l'altro uno social, mettiamola così, una piattaforma che noi utilizziamo, che noi consigliamo particolarmente per le persone che fanno parte dell'azienda. Quindi io che lavoro all'interno di un'azienda, oltre a condividere i post che la mia azienda pubblica su LinkedIn ma anche sugli altri social, faccio anche dei post personali dove appunto comunico quanto sia eccellente in questo caso il prodotto, non da un punto di vista qualitativo ma nei confronti, proprio perché mette in relazione quello che è il valore, il legame tra territorio e azienda. Infine poi c'è il sito web, che è imprescindibile, diciamo, all'interno di una strategia di posizionamento, perché è fondamentalmente una piattaforma che per lunghezza, ovviamente per corposità, può essere in grado di raccontare e dare più informazioni su quella che è l'azienda. Oltre al fatto che comunque il sito può essere un canale di vendita preciso, perché comunque attraverso l'e-commerce, attraverso anche un modulo contatti e attraverso anche l'implementazione di un catalogo può portare le persone, in questo caso i potenziali acquirenti, a scrivere, a interessarsi ed eventualmente richiedere la vendita, o comunque chiedere di poter avere quel prodotto, ricevere quel prodotto a casa. Quarto e ultimo step per poter definire quella che è la digital strategy è la reputation, la brand reputation. Che cos'è? La reputation praticamente consiste in tutto quello che consente alle persone di poter parlare del vostro brand. Partiamo dal presupposto che la comunicazione digitale ormai, quindi l'online, fondamentalmente il web, è un mondo fondamentale che ci permette di esserci. A differenza di qualche anno fa, i social ci hanno dimostrato nel tempo come è importante essere presenti al loro interno, perché fondamentalmente Facebook e Instagram sono le piazze che compongono insieme quella che è la più grande piazza d'Italia, quindi all'interno di questa piazza grande d'Italia è fondamentale esserci, quindi è per questo che è fondamentale avere Facebook e avere Instagram, perché ci consentono di essere presenti, di arrivare più facilmente alle persone. Tuttavia è anche importante considerare che nonostante io possa avere una presenza molto bella sui social, ciò che mi permetterà sempre di vendere, che mi aiuterà a vendere, sarà il passaparola, il cosiddetto word of mouth. Il passaparola è quello che ovviamente noi facciamo da sempre quando andiamo in un posto e andiamo in una pizzeria o andiamo da qualche parte. Quello che facciamo poi, se ovviamente l'esperienza ci è piaciuta, ma anche se l'esperienza non ci è piaciuta, è parlarne con i nostri amici o con i nostri cari, i nostri familiari. Questo genera un passaparola che a sua volta, generato fra più persone, ci consente di avere una reputazione maggiore. Ovviamente la reputazione può essere negativa o positiva. In questo caso cercate sempre di avere una reputazione ovviamente positiva, perché la reputazione negativa non vi aiuta a vendere, non vi aiuta a essere più efficaci in quello che fate. Quindi cercate sempre di coccolare i vostri clienti, cercate sempre di coccolare chi vi scrive sui social, perché attraverso questo messaggio si genera già un contatto molto importante. Se io per esempio scrivo a qualcuno su Instagram o su Facebook e vedo che questa azienda, che può essere anche la Nike stessa, non mi risponde, comprendo che l'azienda in questo caso non è interessata a me come Katiana, ma non è neanche interessata probabilmente ai miei soldi. Quindi per questo dicevo, è importante che nel momento in cui un utente, ovviamente in questo caso parlo di utente, si mette in contatto con voi, che sia su Facebook, che sia su Instagram, che sia semplicemente sul sito web attraverso il modulo contatti, è importantissimo che voi gli rispondiate. Questo perché la risposta genera
il primo punto di contatto che consente anche all'utente di percepirvi ovviamente come umani. Perché questo? Perché molte volte capita che dietro ovviamente i social, dietro il sito web ci siano ovviamente dei bot, no? Quindi dei messaggi automatici che vengono inviati a seconda della richiesta che può fare una persona. Questo funziona tantissimo perché permette di essere tempestivi, però oggettivamente quando parliamo di un prodotto come il vostro, comunque di aziende come la vostra, che hanno un'alta importanza, che hanno un'alta percezione, un alto legame con il territorio e con le persone, è fondamentale che siate voi a farlo, semplicemente attraverso la vostra pagina. Cercate appunto di coccolare quindi quello che è il vostro cliente, perché questo genera appunto un primo step di contatto che vi porterà poi ovviamente col tempo a portarvelo come cliente. Questo cosa succede? Nella maggior parte dei casi può succedere che ovviamente dopo il primo contatto questa persona non compra o non venga in azienda, ma dopo un secondo o un terzo può diventare insomma ad essere un effettivo acquirente. Quindi alla base di questi quattro step che noi abbiamo visto ci sono sicuramente il discorso di sapere esattamente come vogliamo comunicare il brand. Lo facciamo attraverso dei contenuti che siano coerenti con la vostra visione aziendale, attraverso dei contenuti autentici, belli, che non siano necessariamente perfetti, perché è ovvio che comunque non devono essere perfetti, ma devono essere autentici, originali. È importante comunicare questi contenuti attraverso colori, attraverso delle luci, attraverso delle forme che ci permettano di fare storytelling, quindi che possano variare anche a seconda delle piazze. Se scegliamo di pubblicare su Facebook, possiamo scegliere di utilizzare un contenuto, se scegliamo di usare delle stories, possiamo per esempio decidere di creare processi un po' più lunghi, come per esempio la produzione di un prodotto. E quarta cosa, è importante essere sempre in contatto con i propri clienti, perché questo ci permette di poter renderli ovviamente acquirenti effettivi e di far parlare bene loro di quello che è il vostro prodotto e la vostra azienda. Buon lavoro a tutti e buona fortuna!